Ciao ragazze e bentornati in questo nuovo video. Oggi andremo a realizzare la parte sotto del nostro bikini granny. Quindi passiamo subito al tutorial. Cosa ci serve per questo tutorial? Allora, del bianco principalmente, quindi 50 grammi di bianco, un pochino di giallo e un pochino di arancione. Voi ovviamente decidete i vostri colori. Io utilizzo il cotone di Hobby, ma voi potete utilizzare benissimo il filato apposito per i bikini. Vi lascio qua qualche foto e ve lo lascio anche in descrizione, qualche link, così lo andate a vedere. Servirà anche del nastro elasticizzato per fare il contorno della mutanda. Io utilizzo un uncinetto da 2,5 mm. Quindi iniziamo con il corpo della nostra mutanda, prendiamo il bianco e andiamo a fare il nostro cappietto. Adesso dobbiamo fare le nostre prime catenelle che vanno in base alla vostra taglia. Quindi vi lascio qua i centimetri delle catenelle per la vostra taglia. Io andrò a fare una S, quindi devo arrivare a 5 centimetri. Quindi andrò a fare le mie catenelle che arrivano a 5 centimetri. In base al filato che voi utilizzate, voi vi dovete giostrare con i centimetri. Ok, quindi le mie catenelle combaciano con 5 centimetri. Quindi andremo a fare il nostro primo blocco. Allora, una catenella per salire e andremo a fare solo maglie alte per tutto il giro. Una volta terminata la riga, si fa 2 catenelle, si svolta e continuiamo sempre con le nostre maglie alte. Dobbiamo continuare sempre nello stesso modo fino ad arrivare a un'altezza di 5 centimetri. Quindi sarà sempre maglie alte, andata e ritorno, fino ad arrivare a 5 centimetri di altezza. Quindi il primo blocco sarà così: maglie alte, giri di andata e ritorno, fino ad arrivare a un'altezza di 5 centimetri. Quindi si continua nello stesso modo fino al raggiungimento dei 5 cm di altezza. Bene, sono arrivata ai miei primi 5 cm di altezza. Adesso andiamo a fare il secondo blocco. Praticamente dobbiamo salire ancora per 10 cm, quindi un totale poi di 15 cm, facendo un aumento sia all'inizio che alla fine. Quindi vi faccio vedere. Quindi adesso per altri 10 cm di altezza andremo a fare l'aumento sia all'inizio che alla fine. Quindi si fanno 2 catenelle per salire, si svolta, facciamo una maglia alta nel primo punto, nel secondo punto facciamo l'aumento. Quindi andremo a fare 2 maglie alte nello stesso buco.
e abbiamo fatto il nostro aumento. Si continua fino al penultimo punto, tutto a maglia alta. Ci ritroviamo al penultimo punto dove andremo a fare il nostro aumento. Quindi sono arrivata al penultimo punto, andremo a fare un aumento, quindi 2 maglie alte nello stesso buco. E nell'ultimo punto l'ultima maglia alta. Quindi adesso andremo a fare per un totale di 10 centimetri, da qui saranno 15 centimetri di altezza, con aumenti sia all'inizio che alla fine nel penultimo punto e nel secondo punto. Vi faccio vedere un altro giro, quindi 2 catenelle per salire, si gira, nel primo punto una maglia alta, nel secondo si fa l'aumento, quindi 2 maglie alte nello stesso buco, si continua a maglia alta fino al penultimo punto. Arrivati al penultimo punto, aumento, quindi 2 maglie alte nello stesso buco. E nell'ultimo buco una maglia alta. E si continua nello stesso modo fino ad arrivare con un totale da qui fino a 15 centimetri. Quindi ci rivediamo al totale dei 15 centimetri. Bene, sono arrivata al totale di 15 centimetri. Benissimo. Adesso andremo a realizzare la nostra decorazione. Adesso possiamo tagliare il filo e cambiare colore. Quindi andremo a prendere il giallo, voi il vostro colore di riferimento, vado ad attaccare alla prima maglia, faccio 3 catenelle, una, 2, 3, 2 maglie alte nello stesso buco, una e 2, poi salto 2 punti, quindi 1 e 2 li salto, mi attacco al terzo con una maglia alta. Più altre 2, quindi totale 3 maglie alte nello stesso buco. Stessa identica cosa, salto 2 catenelle, quindi 1 e 2, mi attacco alla terza e vado a fare 3 maglie alte.
Continuo nello stesso modo fino alla fine della riga. Sono arrivata al penultimo, quindi nell'ultimo punto andremo a fare le ultime 3 maglie alte, una catenella per chiudere e si taglia il filo. Adesso prendiamo l'altro colore, ci andiamo ad agganciare sempre qua nella prima catenella. Qui ci sono 3 maglie, noi andiamo qua dove ci sono le catenelle, facciamo sempre le nostre 3 catenelle, due maglie alte, e adesso passiamo dove ci sono i buchi, questi buchi qui, quindi 3 maglie alte per ciascun buco, 1, 2 e 3. Si passa al buco successivo, 3 maglie alte, 1, 2 e 3. E si continua nello stesso modo fino alla fine della riga, quindi in ciascun buco 3 maglie alte. Sono arrivata al penultimo punto e vado a fare le mie ultime 3 maglie alte nell'ultimo punto. Una, 2 e 3. Una catenella e vado a tagliare il filo. Adesso andrò ad alternare il giallo con l'arancione per un totale di 5 righe, quindi ne abbiamo già fatte 2, andremo a farne altre 3. Quindi ci vediamo alla fine dei 5 giri. Dovete fare la stessa identica cosa che abbiamo fatto con questi 2 giri. Ora ho finito, ho fatto alla fine 6 giri invece che 5 perché devo raggiungere l'altezza di 20 cm. Quindi voi in base al vostro filato dovete arrivare a 20 cm, quindi potranno essere 5 giri come 6, come 4, in base al vostro filato che state utilizzando. Comunque l'altezza dovete arrivare a 20 cm. Andiamo a riprendere di nuovo il bianco e ci andremo ad attaccare sotto al bikini per fare la parte posteriore. Quindi cosa andremo a fare? Ci andiamo ad attaccare alla prima catenella, andate a contare le vostre maglie, a me risultano 15, quindi andremo a fare maglie alte, 15 maglie alte nel mio caso. Quindi ci attacchiamo alla prima catenella, saliamo con il lavoro di 3 catenelle, 1, 2 e 3, e andiamo a fare una maglia alta per ciascun buco.
finito la riga, adesso andrò a fare altre 2 righe semplicissime, una di andata e una di ritorno, sempre nello stesso modo a maglie alte. Quindi si sale con 2 catenelle, si svolta e andiamo a fare la stessa identica cosa, maglie alte per ciascun punto per altre 2 righe. Ho fatto le mie 3 righe totali, quindi le ultime 2 che mi mancavano. Allora io mi faccio riferimento da qui perché è il filo dell'inizio della parte anteriore. Quindi noi ora cosa dobbiamo fare? Dobbiamo alternare una riga normale e una riga con aumenti all'inizio e alla fine, fino al raggiungimento dei 20 centimetri come la parte anteriore. Quindi questo è il filo della parte anteriore, noi dobbiamo arrivare a 20 centimetri come la parte anteriore, facendo una riga senza aumenti, una riga con aumenti e basta, molto semplice. Quindi si sale con 2 catenelle, si gira il lavoro, nella prima maglia si fa una maglia alta, nel punto successivo aumento, quindi 2 maglie alte nello stesso buco, si continua con le nostre maglie alte nei punti successivi. Al penultimo punto, quindi farò un aumento, quindi 2 maglie alte nello stesso buco, e nell'ultimo punto una maglia alta. La riga successiva senza aumenti, quindi si sale con 2 catenelle, scusatemi, e maglie alte per ciascun punto senza aumenti. Bene, ho finito la riga senza aumenti, quindi ora non ci resta che alternare queste 2 righe, una con gli aumenti e una senza aumenti, fino al raggiungimento dei 20 centimetri. Quindi fate sempre riferimento da questo filo della parte anteriore e dobbiamo arrivare a 20 centimetri come la parte anteriore. Quindi ci rivediamo al totale dei 20 centimetri. Benissimo, ho finito i miei 20 centimetri, quindi come potete vedere è allineato a quello sotto. Adesso si va a tagliare il filo e lo andiamo a nascondere. Faccio vedere come si presenta la mutanda, quindi questa è la parte anteriore e questa è la parte posteriore. Adesso dobbiamo fare un giro di rifinitura del bikini, quindi andremo a fare tutto intorno al nostro bikini un giro di maglie basse per fare un po' di rifinitura. Quindi si inizia dal centro del bikini, una catenella, e si continua a maglia bassa tutto intorno al nostro bikini. Quindi si continua
in questo modo per tutto il perimetro, quindi maglie basse e basta. Ci ritroviamo qua che vi faccio vedere come proseguo in questo pezzettino dove ci sono i colori. Qua dove abbiamo i colori andremo a fare 3 punti bassi nella prima maglia alta, quindi si entra nel primo colore e si fanno 3 maglie basse, quindi per ciascun colore sono 3 maglie basse. Uno, 2 e 3. Si passa a quello dopo. 1, 2, 3. Voi, in base al filato che avete, controllate bene se meglio 2 o 3. Con il filato che utilizzo io mi preferisco farne 3. E 3. Una volta arrivati qua si prosegue per ciascun punto, sempre a maglia bassa, e si fa la stessa cosa qua e tutto il contorno fino ad arrivare all'inizio del giro. Ok, ho fatto tutto il giro di rifinitura a maglia bassa, sono arrivata in fondo e chiudo il giro nella prima maglia con una maglia bassissima per poi salire con una catenella. Adesso cosa dobbiamo fare? Prendere il nostro filo elasticizzato e andarlo ad inserire tutto nel nostro contorno del bikini. La stessa identica cosa del giro precedente, quindi sempre a maglie basse si farà un altro giro di rifinitura, però inserendo all'interno il nostro filo elasticizzato. Quindi il nostro filo lo andiamo ad inserire dietro, quindi vedete lasciamo un pezzettino qua dietro e con le nostre maglie basse si va ad inserire il filo. Quindi continuiamo nello stesso modo a maglie basse inserendo il nostro filo elasticizzato. Ogni tanto, prendendo la parte iniziale, andiamo a tirare leggermente il nostro filo, poco poco. Quindi adesso io mi faccio ritrovare in questo angolo e vi faccio vedere come stringo l'elastico. Ok, sono arrivata qua, adesso prendendo questo punto vado a tirarlo leggermente.
anche un pochino da questo lato, basta così, non troppo, e si continua a maglie basse continuando ad inserire il nostro filo elasticizzato. Quando arrivate negli angoli e anche quando è in mezzo lo tirate leggermente. Quindi ci ritroviamo a fine del nostro giro. Arrivata qua vado a tirare leggermente, così, non di più, e continuo. Bene, ho finito tutto il giro di rifinitura con il nostro filo elasticizzato, sono arrivata proprio all'ultimo punto, vado a chiudere il giro nella prima maglia del giro, questo lo mettiamo dietro, con una maglia bassissima e una catenella, e possiamo andare a tagliare i fili. Ok, come potete vedere non ho tirato tantissimo il filo, però è abbastanza elasticizzato, quindi vado a tirare il filo del cotone, lo stringo bene, e questi due filetti che ci sono qua del nostro elastico le vado a fermare con due punti di ago e filo. Quindi con ago e filo vado a bloccare il filo elasticizzato, quindi faccio giusto qualche punto da dietro al davanti prendendo il filo in questo modo, quindi uno, sempre prendendo il filo elasticizzato proprio per bloccarlo bene sul bikini. E poi possiamo passare anche in quest'altro filo, quindi tutti e due i filini, quello iniziale e quello finale. Una volta finiti i punti andate a fare qualche nodino con il filo dell'ago, così anche questo sta fermo. Adesso possiamo andare a tagliare tutti i fili, quindi questo dell'ago, quello elasticizzato, uno e due, ok,
ok. E poi questi bianchi invece li andiamo a nascondere un pochino all'interno del bikini prima di tagliarli. Ecco come si presenta il bikini con l'elastico, quindi non lo abbiamo intrecciato troppo ma nemmeno poco, quindi deve essere leggermente elasticizzato. Quindi prendiamo il colore che vogliamo e andiamo qua sull'angolo del bikini e andremo a prendere i 4 punti dell'angolo proprio, quindi per me questi due sono dell'angolo, quindi andrò a prendere questo. Ok, entro con il filo, faccio 3 catenelle come se fosse una maglia alta. Adesso faccio 3 maglie alte nei buchi successivi senza chiuderli del tutto, quindi poi li chiuderemo all'ultimo punto. Quindi in questo modo si passa al punto successivo, si fa mezza maglia e si tengono le due soline così. Si riprocede con la maglia alta e si tiene a metà e ci ritroviamo con 3 asoline, un altro punto, stessa identica cosa, iniziamo la maglia alta, si rimane a metà e poi si chiudono tutte e 4 asoline, vedete? E abbiamo fatto l'inizio. Adesso si procede in questo modo: 3 catenelle e si fa la stessa identica cosa, altre 3 maglie alte, non chiudendole del tutto, quindi si chiuderà poi tutto all'ultimo e si entra qui in queste asoline. Due, tre, ci ritroviamo con 3 asole, l'ultima, 4 asole e si chiudono tutte e 4 insieme. Si riparte, 3 catenelle, si rifanno le nostre 3 maglie alte senza chiuderle del tutto, passando sempre in queste asoline, una, due, quindi 3 asoline, l'ultima, quattro asoline e si chiudono tutte e 4 insieme e si procede sempre nello stesso modo fino ad arrivare alle 25 gruppi da 3 catenelle come se fosse una maglia alta e altre 3 maglie alte e poi le chiudiamo tutte e 4 insieme. I centimetri sono 24 centimetri all'accetto. Una volta finito tutto fate una catenella, tagliate il filo e lo andate poi a nascondere. Bene ragazzi, abbiamo finito il tutorial, spero di essere stata utile e che questo video vi sia piaciuto. Fatemi sapere nei commenti se avete qualche domanda e ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!